Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, io sono Angela e questo è Exota Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 febbraio. Prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarlo con il vostro ascendente perché ovviamente questa è una stesa generica. Inoltre vi ricordo che in descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le vostre energie, i segni zodiacali, poi l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la carta degli uccelli, molto interessante come carta, come inizio, soprattutto perché porta fermento, un nuovo inizio, possibilità ovviamente di un nuovo inizio in vari ambiti, certo, forse principalmente nelle relazioni, perché siccome è legata a tutti i tipi di comunicazioni, telefonate, chiamate, messaggi, mail, eccetera, è vero che può esserci qualche problemino, magari legato a qualcosa che ci verrà detto, forse anche un pettegolezzo, una cosa che sì, porta agitazione, ma possiamo tranquillamente lasciare andare. Magari anche incontri, divertimento, gioia, cose positive, cose che, è vero, possono stimolare nuovo inizio, dipende, magari anche con la presenza del quadrifoglio di stimoli ce ne possono essere parecchi, questa è legata alle novità, alle sorprese, a cambiamenti fortuiti, a possibilità che appunto si aprono, però diciamo può essere uno stimolo in più per fare qualcosa, oppure un nuovo diciamo, un messaggio, una nuova indicazione per migliorare qualcosa. Quindi comunque dobbiamo aspettarci un po' di fermento, un po' di movimento che per certi aspetti può anche destabilizzarci dal punto di vista interiore ed emozionale. Infatti abbiamo la luna che ci fa capire che comunque ci sono delle influenze da gestire e se sono negative a livello esterno, allora sì, possono portarci degli sbalzi di umore, magari può essere un ricordo, un qualcosa del passato, un qualcosa che ritorna, oppure ci può portare della nostalgia, dei cambiamenti non positivi. E direi purtroppo di aspettarseli, quindi alcuni cambiamenti, abbiamo visto gran fermento, saranno molto positivi, altri un po' meno, quindi da essere gestiti. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. Ambito amore, coppia single, ovviamente, però magari qualcuno potrebbe non essere interessato e quindi possono esserci delle informazioni utili anche per altri tipi di relazioni, famiglia e amicizia, quindi consiglio sempre di ascoltare. Qui abbiamo Lilla. Ecco, questa parla effettivamente di emozione, ma l'abbiamo visto già, proprio va a conferma di quello che ci siam detti. Emozioni inattese? Assolutamente sì, perché magari c'è un qualcosa che ci fa battere il cuore, ci può essere della trepidazione, dell'attesa di sia qualcosa di positivo, qualcosa che stiamo aspettando, però magari anche di vedere un po' alcuni comportamenti, alcuni atteggiamenti, magari alcune cose che ci vengono dette, alcune proposte, promesse, eccetera. La ninfea, purtroppo è un po' cattivella questa carta, perché ci fa capire che un progetto, un proposito, un qualcosa potrebbe essere di difficile realizzazione e allora quindi io direi sempre di non promettere nulla, se non si può mantenere, quindi essere prudenti, magari anche di
tra virgolette, "pretendere" in un certo senso dall'altra persona che se si promette qualcosa poi si deve mantenere. Perché questa carta, diciamo, mi fa pensare purtroppo a una cosa del genere. Quando uno, si crea poi una speranza, un'illusione di un qualcosa e poi non si traduce e non si manifesta nella realtà. Oppure magari ci sono altre cose, magari non è colpa di nessuno, forse situazioni esterne che possono impedire la realizzazione di un qualcosa. Direi che magari sapendo si può riprogrammare, si possono rivalutare alcune cose, quindi mai scoraggiarsi, anzi secondo me quando si sanno prima alcune cose ci si può organizzare diversamente, oppure magari come abbiamo pensato ad alcune cose forse sono non realizzabili per quello che abbiamo pensato, però se ridimensioniamo un po' le nostre aspettative, se non ci facciamo troppi castelli in aria, questi sogni impossibili, appunto, come ci dice la ninfea, possiamo riuscire ad ottenere qualcosa, però ovviamente c'è bisogno di essere precisi, di essere attenti, non di rimanere nel dubbio, nell'incertezza. Più si rimane nel dubbio e nell'incertezza e più appunto non si risolve nulla. E questo vale anche per i single, perché se magari avete a che fare con una persona che vi invita o vi dice sì, vediamo, ci sentiamo, ci usciamo, queste robe qui, però poi non lo mantiene, allora potrebbe averlo già fatto e allora sapete che cosa aspettarvi. Oppure invece potrebbe manifestarsi, però magari potrebbe esserci un ulteriore disagio, un contrattempo, un qualcosa che non permette la realizzazione. Quindi dipende sempre, magari già da queste indicazioni potete capire in che situazioni vi trovate, magari appunto uno programma un qualcosa, però se state frequentando, se c'è dell'interesse verso una persona che o non ricambia oppure è impegnata o ci sono tante altre problematiche familiari, eccetera, eccetera, quindi già lo sapete. Altrimenti potrebbe esserci qualche novità, una nuova trepidazione, un nuovo desiderio e coinvolgimento che al momento rimane ancora così, diciamo, sospeso in attesa di chiarimento, prima di tutto delle vostre stesse emozioni, poi magari nuovi sviluppi in seguito. Però consiglio sempre di fare attenzione appunto di non crearsi castelli in aria. Per quanto riguarda le questioni più pratiche, anche qui abbiamo fermento e movimento di comunicazioni, di messaggi, anche organizzazioni di riunioni, di colloqui, di incontri che possono essere, diciamo, stimolanti sia per dei sogni, dei desideri, delle cose che si vogliono realizzare, sia per sciogliere dubbi, incertezze, quindi vederci chiaro su alcune situazioni. Comunque si vede cose abbastanza positive. Visto che queste sono carte, diciamo, positive, io direi che la luna in queste circostanze, come vi dicevo, può indicare sia una fase di presa di posizione o comunque di maggior comprensione che vi aiuterà a risolvere alcune cose, soprattutto quelle un po' più complesse. Invece, siccome spesso è anche legata a quei sogni, a quelle idee che possono essere comunque difficili, questo sì, però in qualche modo sappiamo che possono realizzarsi, però ci dobbiamo mettere in moto. Quindi se abbiamo bisogno di collaborazione, di qualcuno che ci può aiutare, oppure di nuove informazioni, questo è il momento giusto per smuovere, perché qualcosa è a nostro favore. Anche ovviamente per chi è alla ricerca, perché qui si possono ricevere sia delle risposte, ma esserci nuove informazioni e nuovi colloqui. Grazie per l'ascolto. Ovviamente se volete in alto trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile, il lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!